Quale segnale più esplicito che ci va a indicare che sei fuori dalla zona di comfort, se non l'ansia da prestazione? Cioè, l'ansia da prestazione è l'emblema, il simbolo dell'essere fuori dalla zona di comfort. Approfondiamo questo argomento. Se ti vuoi liberare dell'ansia da prestazione, guarda questo episodio di Comfort Zone. Via! Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e oggi parliamo dell'anticomodità per eccellenza, cioè l'ansia da prestazione, che è il simbolo non solo dell'essere fuori dalla zona di comfort, ma anche simbolo dell'essere viventi in questa società dell'ansia, società dell'angoscia, società della performance. Come vedi, c'ho la mia maglietta, se mi stai guardando sul canale YouTube, We Are All Anxious Here, con i personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie. Storia, cartone fantastico pieno di simbologie, messaggi a vari livelli, quindi fantastico. Però appunto ci sta a indicare che qua siamo tutti ansiosi, cioè ci sta qualcuno che si salva, non si salva più nessuno, proprio perché se tu costruisci la gabbia di Hunger Games, non è che proprio c'è qualcuno che riesce ad essere tranquillo in Hunger Games, anche se alcuni sono più bravi a fingere e a sembrare che invece ci stanno tranquilli dentro. La conosco io l'ansia da prestazione fin da quando sono bambino, ecco che arriva, già la senti arrivare in anticipo, la storia strappalacrime. Cioè, perché la conosco da bambino? Perché ho fatto la temutissima primina, ma non solo la primina, che adesso ti buttano un pochino prima in classe e sei a posto. Ho fatto anche l'esame, pensa quanto sono vecchio, ho fatto l'esame per fare la prima elementare. Ora, qual è fare un esame? L'esame è proprio un emblema dell'ansia da prestazione, no? Quindi l'essere valutati, il poter fallire e soprattutto il poter non ricevere più la considerazione che si riceveva, nel senso che se ti mandano a fare la primina, evidentemente stanno pensando che tu sia capace, sia pronto e abbia le risorse per poter affrontare, quindi che sia intelligente abbastanza. Quindi il rischio di delusione, no? Cioè il sindrome dell'impostore ante litteram a 5 anni. Dopodiché cosa succede? Che quando fai la primina, vai all'esame, entri, dopo devi confermare il risultato, quindi che non eri cioè che eri pronto e no che non eri stordito per seguirla. E però diciamo che per quanto riguarda la scuola, lo sviluppo non è armonico, cioè i ragazzi magari appunto che ne so, pensa Young Sheldon, che è intelligentissimo, però dal punto di vista della maturità emotiva, fisica e tanti aspetti evolutivi che sono fondamentali soprattutto a una certa età, cioè a una certa età più che l'intelligenza conta essere grossi e se sei piccolo la borsa, lo zaino che porti dietro la schiena è più grande di te e sei anche più piccolo di età, quindi cioè, quell'anno in più te l'hanno tolto in cui magari crescevi 1 centimetro e potevi competere. Tra l'altro anche l'intelligenza cresce, quindi in un anno magari puoi sviluppare tante altre abilità e soprattutto tutto questo con l'ansia fa sì che si crea una rincorsa che non finisce mai, tant'è che poi anche all'esame delle elementari, della quinta elementare,
Cosa è successo? Che ancora c'avevo sta nomea di essere intelligente, bravo, sveglio, si aspettavano un po' l'idea del ragazzo prodigio, che poi non lo ero affatto veramente, cioè non è la sindrome dell'impostore, ero un ragazzo intelligente che se vai in una scuola di non geni sembri un genio, probabilmente era questo il punto, non l'ho mai nemmeno analizzato troppo. Quindi vado a questo esame di quinta elementare e mi fanno, tra l'altro, una cosa curiosa, mi fanno una domanda proprio di psicologia, cioè sulla differenza, la distinzione degli emisferi cerebrali, cioè a cosa serviva l'emisfero sinistro e l'emisfero destro, cioè immaginati a me con l'ansia mentre devo sembrare un genio quando per me la cosa importante era togliermi quell'esame di torno, rispondere e andarmene al posto. E invece mi sento fare questa domanda che chiaramente non sapevo rispondere. Non ti stupirò facendo risponde, no? Sai, nei film fanno vedere anche che il genio esce fuori e tutti lo ammirano perché è riuscito a fare. No, in questa storia io non, per fortuna diciamo, essendo elementari ancora erano leggermente magnanimi, non mi hanno sgridato, umiliato in nessun modo il commissario esterno, che c'era un commissario esterno in quinta elementare, pensa un po', non c'era solo la maestra che era familiare, con cui almeno c'avevi un rapporto e tutto, a cui probabilmente aveva detto guarda che questo è bravo, è così adesso, anche perché si annoiavano probabilmente. Quindi capisci questo contesto, ti trovi un bambino così schiacciato dalle pressioni, no? Quindi le pressioni psicologiche, emotive che si possono vivere, no, sono proprio dovute a queste aspettative, a questa attesa di un risultato da parte tua, che magari a te questo risultato manco ti interessa, cioè il punto fondamentale è proprio questo, cioè a te non ti interessa quel risultato, ma a tutti gli altri sembra che interessi più di te e tu lo fai semplicemente per non deluderli, per essere considerato, per ricevere attenzione, per essere amato. Queste sono spesso le caratteristiche per cui si cerca poi di attendere determinati risultati che ci vengono richiesti. Però la trappola dell'ansia da prestazione inizia a venirci il dubbio che ci sia qualcosa che non va nel momento in cui pensiamo anche all'etimologia della parola prestazione, anche se si utilizza tantissimo il termine performance per la nostra grande e rinnovata conoscenza dell'inglese da italiani a proposito di competenze e abilità. In realtà la parola sarebbe appunto prestazione, no? Prestazione, l'etimologia latina è stare. Allora, stare sarebbe stare fermi, sarebbe davanti e ricorda vagamente preoccuparsi. Così come preoccuparsi è un termine, è un'azione che andrebbe evitata, diciamo così, un processo disfunzionale della nostra mente che indica appunto agitazione. Tra l'altro è una delle cose che si fanno quando si è in ansia da prestazione, cioè si anticipa, c'è un'ansia anticipatoria e l'ansia anticipatoria è carica di preoccupazione, di scenari negativi, di cose che andranno male e che ci paralizza, quindi ci rende meno performanti paradossalmente. Cioè, quindi più una persona entra nella dimensione della prestazione, meno performa bene e quindi più agisce in maniera meno efficace e i risultati desiderati si allontanano. Quindi bisogna uscire dalla dimensione della prestazione quando si fa qualcosa. Quando si è nella dimensione della prestazione, ecco che l'ansia, angoscia, preoccupazione e tutte le sintomatologie fisiche che si provano oltre al freezing, quindi congelarsi completamente, sono assolutamente inevitabili. Ma quindi cosa indica l'ansia da prestazione? Cioè, di base indica che noi stiamo agendo ad un livello superiore alla nostra capacità di base di agire facilmente e spontaneamente. Quindi ci stiamo spingendo appunto
al di sopra delle nostre possibilità, e per poter performare bene al di sopra delle nostre possibilità abbiamo bisogno di sforzarci, quindi di forzare la nostra natura, di mettere un carburante molto superiore a quello che ci metteremmo se siamo disinvolti, se padroneggiamo una competenza ad un livello adeguato per cui la facciamo senza vedere. Ora, in realtà è questo che fanno tutti i campioni, i maestri, cioè non si vanno a mettere ad un livello superiore quando non sono comodi. Questo è un po' il paradosso, no? Cioè, il discorso è che se io non ho reso una cosa assolutamente facile come respirare, per chi viene facile respirare, ecco, perché ora ho fatto la battuta, ma in realtà qualsiasi cosa può essere percepita come difficile. Mi viene in mente, proprio mentre lo dico, una scena del Cigno Nero, no? Con Natalie Portman, bellissimo film, dove è reso veramente in maniera incredibile come si sia sempre al limite di poter, come dire, da passare da un movimento perfetto a un disastro, nel senso di cadere perché si sta sulle punte, può succedere, quindi bisogna curarsi la salute, perché quando si fanno diverse attività è chiaro che per poter mantenere un livello bisogna anche stare bene, no? E quindi, se non hai visto il film, tra l'altro ti consiglio di andarlo a vedere, di portare l'attenzione proprio su questa scena in questa chiave che sto dicendo adesso. Perché noi siamo nella società della performance, questa cosa cosa fa? Fa sì che le persone, a proposito di preoccupazione, non sono tanto preoccupate di stare male quando hanno un malessere. Ok, immaginiamo che tu hai un malessere di qualsiasi tipo, che sia l'influenza, che sia un disturbo psicologico di altro tipo, quindi non ansia da prestazione, quindi che ne so, sei depresso, oppure non lo so, hai un disturbo alimentare, ok, quindi ti abbuffi, che poi sono tutte collegate, poi queste cose qua, perché sono dei sintomi che sono tentativi di aggiustare il proprio umore e così via. Ora non entriamo troppo nei meandri di tutti questi argomenti. Quindi cosa succede? Che la persona non è tanto preoccupata di avere il determinato disturbo per sé, perché dispiace di non stare bene, ma perché quel disturbo specifico gli impedisce di performare, quindi di ottenere il risultato, e questo a sua volta porta al timore di non essere apprezzati, di non essere calcolati, di non avere il diritto di esistere, perché in una società della performance tu hai il diritto di esistere in base alla tua capacità di essere abile a livello prestazionale, altrimenti cancellazione, invisibilità, e questo chiaramente diventa un circolo vizioso piuttosto difficile da scardinare, anche se noi stiamo cercando di scardinarlo, ed è possibile farlo assolutamente, perché alla fine è tutto diciamo al 90%, facciamo l'80%, è tutto un giochetto mentale. Chiaramente il giochetto mentale non significa che sia una cosa facile, però una volta che si entra in questa dimensione, si entra nella dimensione del cucchiaio di Matrix, in cui non è il cucchiaio che si piega, è la tua mente che lo sta piegando, ma per te è come se si stesse piegando. E quindi la logica la vedremo fra un pochino qual è quella da attuare. Ora andiamo a vedere anche quali sono gli ambiti e dove si manifesta prevalentemente l'ansia da prestazione, anche se può sembrare ovvio, però già ho anticipato che l'ansia da prestazione si può attivare in tutto può essere trasformato in una prestazione, quindi il problema è questo, cioè tutte le volte che tu trasformi qualche attività di qualsiasi tipo in una prestazione, ecco che è come se stessi dando da mangiare a un gremlins dopo mezzanotte.
e cioè si trasforma in un mostro. Mi dispiace se mi vengono sempre delle citazioni anni 80, però spero ti piaccia, tanto sono tornate di moda da Stranger Things in avanti, o forse c'era qualcos'altro prima che aveva riportato in voga in TV gli anni 80, questa nostalgia anni 80. Comunque, quindi dicevamo, gli ambiti e le manifestazioni. Quando uno pensa all'ansia da prestazione, sicuramente la prima cosa che viene in mente è l'ansia da prestazione sessuale, quindi in questo caso il fatto di riuscire ad avere un amplesso, diciamo così, un rapporto sessuale con il partner. Ora, chiaramente prevalentemente questa cosa fa pensare subito al genere maschile, che dal punto di vista idraulico ha il problema di dover fare l'alzabandiera, quindi è meno camuffabile, ecco, diciamo così. E infatti tante persone, sembra quasi che devono, cioè non lo so, ti devi drogare per andare a lavorare, cioè capite, inizialmente è una cosa, invece di entrare nella logica che dovrebbe essere un'esperienza piacevole, diventa un'esperienza in cui tu ti metti alla prova per dimostrare che sei un vero uomo, no? Cioè è questa la cosa che veramente ti assicuro che quando c'è la rigidità, vediti pure la puntata sulla rigidità, questa fissazione per dover dimostrare, no? Quindi questo è tutto il modo di ideare di chi soffre di prestazione, dimostrare, mettersi alla prova, arrivare al risultato, che poi fa tutta parte anche della retorica eroica che ha portato all'uscita dalla zona di comfort. Quindi abbiamo detto sessualità così, non che la donna non possa avere problemi di questo tipo qui, assolutamente, però abbiamo detto che per l'uomo c'è questo tipo di problema. Poi abbiamo lo sport, no? Cioè un altro ambito dove la prestazione è ovvia, lo sport e comunque anche l'arte. Abbiamo citato il Cigno Nero, dove ci sono le ballerine, e quindi anche in quegli ambiti lì, diciamo, anche perché bisogna avere dei regimi di addestramento, di allenamento, di mantenersi, quindi potremmo pensare anche all'ambito militare. Nel lavoro c'è la prestazione, quindi anche in ambiti di lavoro sia tecnici sia mentali c'è un ambito prestazionale in cui c'è un'attesa di risultato, e in tutti questi ambiti sembra quasi impossibile uscire da questa logica prestazionale, perché obiettivamente diventa necessario portare ad un risultato. Ma come ti avevo accennato all'inizio, è chiaro che se tu ti metti in un ambito dove il tuo livello di base, cioè quello dove vai facile, dove quel risultato non ti pone angoscia perché sai che lo ottieni facilmente, come aprire un rubinetto d'acqua e sai che uscirà l'acqua, anche se anche quello potrebbe diventare un problema, quindi è chiaro che questa è la situazione, cioè non bisogna andarsi a mettere in una situazione di questo tipo qua. Un'altra possibilità non è tanto che tu non hai ancora raggiunto quel tipo di livello di capacità di ottenere facilmente quel risultato, ma può essere che sei all'interno di una sfera che non ti appartiene, che non rientra nella tua sfera vocazionale. Infine può essere anche che c'è uno stile non calzante con la tua personalità, quindi il modo di cui ti viene richiesto di ottenere un determinato risultato non risponde alla tua modalità, alle tue caratteristiche, al tuo temperamento, insomma tutta una serie di caratteristiche soggettive per cui tu magari ti troveresti più a tuo agio a raggiungere lo stesso risultato in un altro modo, rispettando dei tuoi tempi, rispettando delle tue caratteristiche che spesso in una società standardizzata, industriale, non gliene può fregare di meno a nessuno. Ci devi pensare tu a questo, cioè a non farti torturare e a non farti, come dire, massacrare, imponendoti delle cose che non ti vanno bene per la tua natura, ok? Quindi questo è molto molto importante. Quindi infine abbiamo anche l'ambito delle relazioni. Le relazioni sono state trasformate in prestazioni, cioè io devo essere splendido, devo essere divertente, devo essere piacevole, devo essere simpatico, devo avere argomenti, devo fare cose, altrimenti vengo escluso, le persone non vogliono stare con me.
l'essere bravi anche a letto rientra anche nella sfera relazionale, chiaramente, e quindi chiaramente tutte le capacità anche lavorative, e sportive, artistiche poi rientrano nell'essere apprezzate dagli altri e quindi di avere qualcosa da portare sul tavolo per dire: guardate che io merito la vostra attenzione, merito la vostra stima, merito il vostro affetto, no? E invece non dovrebbe essere così. È chiaro, non sto dicendo che non ci vogliono competenze relazionali e tutto. Chiaramente compensare con una tecnica invece che l'essere in un certo modo, quindi io magari ho un temperamento più burbero e cerco di essere il simpatico del gruppo, quindi andiamoci a rivedere anche le caratteristiche che ho elencato prima, no? Quindi in questo caso si cerca di aderire a delle aspettative che magari non si conformano a noi, al nostro essere, ai nostri ritmi, a quello che vogliamo, e quindi ci andiamo a forzare sistematicamente, e questo non può che scatenare dell'ansia, ok? Quindi questo, diciamo, è l'aspetto. Quindi tutto viene trasformato in prestazione e chiaramente da lì l'ansia sociale diventa: non c'ho più voglia di uscire perché vengo drenato di energie, è come se sono andato a lavorare. A sto punto vado a lavorare, almeno se devo avere l'ansia prestazione, meglio che ce l'ho al lavoro che invece ce l'ho in un'area che dovrebbe essere per definizione rilassante. Anche andare in vacanza è diventato performante, no? Quindi qualsiasi cosa che ha una caratteristica, avrebbe un'accezione di svago, di divertimento, di rilassamento, viene presa in possesso dalla prestazione e lo stress diventa devastante. Non so se te ne sei accorto, facci caso, forse ci vogliono stanchi, ci vogliono devastati, ci vogliono frustrati, perché poi questo è il punto, no? E non è che devi dare di più, cioè chiaro che se tu spingi ancora di più, ma che cosa vuoi che ti succede? Che ti rilassi, caro amico mio? No, bisogna fare un'opera di trasformazione e di diciamo sganciarsi da questo tipo di realtà dove esistono vincenti e dove esistono perdenti, no? Quindi uscire da questa cornice di lettura della realtà, invece dove ci sei tu, che sei te stesso, e ti leghi con piacere, con affinità con le persone con cui c'è sintonia per massimizzare il piacere. Ed è proprio il piacere la chiave, cioè quando è che ti accorgi che sei nella prestazione? Quando ti dimentichi del piacere e l'accezione fondamentale diventa il risultato. Invece noi dobbiamo mantenere il contatto con il piacere per deperformizzare la performance, quindi il focus sul piacere dell'esperienza, dell'attività, di quello che stai facendo deve essere il vero focus e ti devi dimenticare del risultato. Del resto tutti quelli che ottengono risultati migliori poi performativamente sono proprio quelli che gli dicono, cioè qual è il consiglio migliore che si può dare a qualcuno? Divertiti. Ora è chiaro che per arrivare a divertiti bisogna togliere tutte quelle condizioni che mentalmente, fisicamente nell'ambiente vanno ad ostacolare la possibilità del divertimento. Quindi devo dire: cos'è che mi toglie piacere a questa esperienza? E vado a individuare tutte quelle aree per andarmi a alleggerire e a sentire più sereno e poter giocare e quindi godermi l'esperienza. In questo modo non potrò fare altro che dare il meglio di me, e quando darò il meglio di me, chiaramente poi se gareggio ad un livello in cui il mio livello di base è superiore a quello degli altri, vincerò. Diciamo, se proprio ti interessa vincere, no? Se ti piace vincere facile, come io sono un grande diciamo supportatore di questa filosofia, ok? Cioè, quindi crearsi il proprio gioco dove tu vinci e basta e sei a posto così, no? Quindi è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Spero di averti dato degli input molto importanti, ti assicuro che ci sono, ascoltateli bene, non sono delle cose scontate, e ti invito quindi a farmi domande, a commentare, a scrivermi a info@quietmood.it, anche per incoraggiarmi, per aiutarmi nella mia prestazione. Incoraggiatemi, per carità. Ovviamente scherzo, fate quello che vi sentite di fare, cioè incoraggiarmi, e iscrivetevi al canale YouTube, ai vari canali social, e condividete su tutto il pianeta Terra il podcast Comfort Zone. Un abbraccione, stay cushy, not pushy, mai come oggi lo vado a ripetere, e al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao!
Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.